Qual è la differenza tra i 32 bit oppure i 64 bit? Da qualcuno mi è stata fatta questa domanda: qual è la differenza tra questi 32 bit o 64 bit? Quando tu utilizzi un qualsiasi computer o un qualsiasi software di base, come può essere Android o come può essere iPhone, a te non interessa minimamente se il tuo computer o il tuo smartphone a 32 a 64 bit, perché fa tutto in automatico. Però soprattutto per chi lavora magari per i computer a livello un po' più profondo, quindi diciamo che andrà a gestire gli hardware un po' più in profondità, gli interessa sapere questa cosa, ovvero qual è la differenza tra i 32 e i 64 bit. Diciamo che la cosa non è proprio difficile, ma non è neanche semplice, o meglio, per capire come funziona, diciamo, un hard disk che è a 32 oppure a 64 bit, dovrebbe avere chiara qual è la von Neumann architecture. Diciamo che questa architettura funziona in linea di massima in tutti i nostri calcolatori, non solo sui nostri desktop o su laptop, ma anche come funzionano lo smartphone o il tablet. Diciamo che la logica è sempre la stessa, ovvero c'è una RAM che va a gestire dei dati che poi vengono forniti alla CPU e la CPU restituisce questi dati. Quindi, per capire meglio quello che sto dicendo, prendi in esame questa scheda madre. Ho preso la scheda madre di un desktop perché ha una grandezza maggiore anche per spiegare a te come funziona, però in linea di massima funziona allo stesso modo quando stai lavorando su un laptop oppure stai lavorando su uno smartphone o su un tablet. Diciamo che l'architettura è sempre questa, quindi i dati che vengono elaborati attraverso la RAM, ovvero come vedi questi socket che sono di colore azzurro blu, e vanno a inviare e ricevere dei dati nella CPU. Quello che a noi più interessa è questa parte centrale. La parte centrale alloggerà a sua volta un processore, che poi sia un processore Intel, AMD, Celeron, ce ne sono diversi processori. Quindi proprio questi processori saranno appunto a 32 oppure a 64 bit, quindi diciamo che è il numero di register che sono all'interno di questo processore. Non è importante per te sapere quanti processori ci sono, a meno che tu non faccia architettura dei calcolatori, ma non credo ti interessi. Quello che invece è più importante è sapere quando io posso installare un sistema operativo e a sua volta anche gli applicativi, sapere perché li posso installare a 32 bit, a 64 bit, oppure non li puoi installare ad esempio a 64 bit oppure a 32 bit. Quindi di fatto i software che tu vai a installare, poi che siano software di base, quindi per software di base intendo Windows 10, Windows 11, Ubuntu, Kali Linux, Apple, sono dei software di base, e a sua volta ci sono dei software applicativi, ad esempio Office che a sua volta ha altri sotto applicativi che sono Word, Excel, PowerPoint e quant'altro. Diciamo che fondamentalmente questa è la differenza fra i software di base e i software applicativi. Adesso andiamo a vedere su un browser, ad esempio, la differenza pratica di quello che è un software, in questo caso un software applicativo come può essere Office. Io in questo caso vado a vedere che cos'è LibreOffice. In sostanza, per chi non lo sa, LibreOffice diciamo che ha le stesse funzionalità e le stesse caratteristiche di Office, quindi i sottoprogrammi, sottoapplicativi che lavorano con LibreOffice, Word, Excel, PowerPoint e quant'altro. La differenza qual è? Che Office ha un costo, è a pagamento, mentre LibreOffice è totalmente gratuito. Quindi puoi scaricare tutti questi programmi in maniera gratuita. È chiaro che c'è una differenza: in Office gli applicativi sono più efficienti, hanno più funzionalità, questo è chiaro. LibreOffice ha meno funzionalità, quindi a meno che tu non lavori a livello professionale, allora magari c'è il bisogno di avere Office, ma in altri casi, in altri contesti non ne hai bisogno e puoi scaricare tranquillamente LibreOffice. Quando vai a LibreOffice, download LibreOffice. Ad esempio, qui puoi scaricare il tuo software applicativo. In questo caso il software applicativo vede già in automatico che il tuo sistema
operativo è a 64 bit, quindi lui va direttamente a puntare al Windows 64 bit che a te serve. Ma se vai a cliccare qui all'angolo, come vedi, ci sono, a parte i differenti software di base, quindi Linux, il Mac o Windows, ma come vedi in Windows ci sono sia dei software applicativi per computer a 32 bit e per computer a 64 bit. Allora, se tu hai un computer, ma ormai tutti hanno dei computer a 64 bit, a meno che non siano computer un pochino vecchi, un po' datati, allora puoi scaricare anche Windows a 32 bit oppure Windows a 64 bit, non fa differenza. È chiaro che se tu hai invece un hardware, quindi parliamo di questo scheda madre che è a 32 bit, significa che non puoi installare un software applicativo a 64 bit per il semplice fatto che non riesci a capire, tra virgolette, i dati che vai a dare al processore. Ok? Quindi lo dovrai installare per forza a 32 bit. Quindi, ricapitolando, se tu hai il tuo sistema operativo a 64 bit, puoi installare sia quello a 64 bit che quello a 32 bit. Chiaro che quello a 32 bit avrà una, come dire, sarà un po' più, tra virgolette, lento, perché avrà dei dati che ti passerà, diciamo, in un altro, non te lo voglio spiegare in dettaglio, se no la cosa sarebbe lunga, però diciamo che passa i dati in un altro modo al tuo processore, mentre invece un software applicativo a 64 bit invece funziona un pochino meglio, ok? Questo sempre nel caso in cui tu hai un sistema operativo a 64 bit. Diciamo che questa, in soldoni, è la differenza che c'è tra un computer a 64 bit o a 32 bit. Capisco chiaramente che a te probabilmente non servirà perché ormai è quasi tutto automatico, però per chi lavora un po' più in profondità questa cosa può interessare, anzi è importante, è fondamentale capire qual è il tuo sistema operativo, se è a 32 oppure a 64 bit. Andiamo adesso a vedere come in linea di massima funzionano i differenti sistemi operativi e quindi gli hardware che poi supportano questi sistemi operativi. Quindi come vedi ci sono delle caratteristiche che tu puoi installare sulla tua scheda madre, ad esempio che può essere installato un processore che è sia a 32 bit che a 64 bit. Quindi qual è, diciamo, la sostanziale differenza? Allora, capisco che anche questo non è del tutto facile da capire, però diciamo che quando hai una scheda madre, hai un sistema operativo che è a 32 bit, diciamo che con i 32 bit, per il fatto che hai limitata la quantità della memoria, quindi le prestazioni del tuo sistema operativo sono limitate, hai una memoria, quindi la RAM che tu vai ad inserire fisicamente. Quando hai un sistema operativo a 32 bit può essere al massimo di 4 gigabit. È chiaro che se tu inserisci 8 gigabit su un sistema operativo a 32 bit non è che non funziona, lui funziona tranquillamente, però quello che leggerà saranno al massimo 4 gigabit di RAM, non legge quelli successivi. Invece se hai un sistema operativo che è a 64 bit, chiaramente lui può supportare una RAM estremamente maggiore rispetto alla RAM di un sistema operativo a 32 bit. Basta che vai a fare 2 elevato alla 32, che va a risultare a un poco più di 4 gigabit, quindi la memoria che può supportare il sistema operativo a 32 bit, quindi sistema operativo uguale anche la possibilità del tuo hardware di supportare 32 bit. Se invece hai un sistema operativo di 64 bit, farai 2 elevato alla 64, che è un numero estremamente grande, quindi potrai supportare una RAM estremamente grande per poi gestire sia il tuo software di base che i vari software applicativi che andrai ad installare. In soldoni è molto più veloce e molto più prestante rispetto a un sistema operativo a 32 bit. Quindi oltre avere può sfruttare più memoria, consentendo quindi delle prestazioni più veloci quando vado a utilizzare dei software applicativi, ha uno spazio di indirizzamento maggiore, non più a 32 bit ma a 64 bit. Queste sono cose però che vanno più a specificare i dettagli per chi gestisce
è in genere l'architettura dei computer. Diciamo che a noi fondamentalmente non interessa più di tanto. A noi quello che più interessa, quello su cui mi sono concentrato, è la differenza tra degli hardware o dei sistemi operativi, quindi dei software di base che sono a 32 o 64 bit. Ripeto, se hai un processore che è a 32 bit non supporta un sistema operativo a 64 bit, invece viceversa, se hai un processore che è a 64 bit sulla tua scheda madre, allora può supportare sia i sistemi operativi a 64 bit che i sistemi operativi a 32 bit. Diciamo che il 64 bit estende il 32 bit, ma non il contrario. Quindi se ce l'hai a 32 bit non puoi installare un sistema operativo a 64 bit. Allora, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, anche se la cosa, ripeto di nuovo, è un pochino più complessa, però sostanzialmente significa questo. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial.